Welcome, welcome. Benvenuti nella casa di Ra, in Egitto, e benvenuta New Moon e Leo. Non potevamo mancare, no? E eccoci qua con il nostro solito appuntamento con le previsioni e visioni, come l'ho chiamati questa volta, di questa nuova luna, 16 agosto, data importante. Eccoci pronti. Ciao Valeria, benvenuta. Data importante, è nato una persona molto importante per me in questo giorno. E, e cosa ci dice questa luna in Leone? Vedete, mi sono ingiallita perché oggi, nonostante mi chiami Shams, che sapete che vuol dire sole in arabo, no? E c'è anche un pane meraviglioso che fanno lievitare al sole che adoro, il Shamsi. È proprio ritornare a essere veri, no? A essere noi e a splendere come dei soli, come dico sempre. Siamo tutti raggi dello stesso sole, ognuno di noi splende diversamente, ma il sole per brillare ha bisogno sempre di tutti noi. Quindi facciamo un grande benvenuto a questa luna in Leone, che ha tantissime congiunzioni e attivazioni, quindi sono giorni molto belli, ricchi, no? Come dire, piatto ricco, mi ci ficco, bene, e si sentono tutti, i movimenti sono veramente molto potenti, bisogna stare veramente molto nel nostro centro e secondo me questa luna proprio ci dice torna al tuo potere personale, torna veramente a credere in te, rimani proprio centrata. Ciao Maria Teresa, rimani centrata e non ti fare portare fuori da niente, attendi un attimo che le cose si manifestino, no? Non perdere assolutamente il tuo centro, credi veramente, col credere veramente in se stessi, no? E questo ci riporta proprio questa luna tanto, tanto, tanto a credere in noi. Quindi crediamoci, ascoltiamoci, ascoltiamo quel nuovo essere che vuole uscire, i cicli sono stati chiusi e ci possiamo permettere per una volta di essere semplicemente noi stessi e di provare a, come dice Leone, no, mostrarsi. Non importa la bellezza, non importa quello che sentiamo, ma proviamo a mostrarci. Vediamo cosa ci dice questa luna, come ho detto, previsioni e visioni su ogni segno. Ti do qualche piccola tips per ogni segno affinché possiate navigare questi 30 giorni di questa luna. Grazie Mariette. Mi sono fatta l'enne, mi sono spalmata di enne ovunque, corpo, terra, avevo terra ovunque, meraviglioso, meraviglioso. Questa terra, veramente questo ricongiungimento con questa terra meravigliosa. E, e i miei capelli sono diventati di un colore come gli pare a loro, perché sapete, sono indipendenti. Vediamo cosa ci dice per l'Ariete questa luna nuova in Leone, oggi 16 di agosto. Vediamo quali sono i messaggi per l'Ariete. Intanto per l'Ariete è proprio di rimanere centrati e di tornare proprio a avere la vostra visione. Scusate, mi sono dimenticata un pezzo. Vedete? Centrati cercate di tornare, di stare un attimo proprio seduti comodamente, come in poltrona, e di rimettere a posto quella visione, di vedere dove potete arrivare, di vedere come potete fare per arrivarci e di eliminare tutto ciò, tutti gli ostacoli che
sono in mezzo al cammino. Ciao Katie, sì, surprise, sai che ultimamente non comunico più nulla e quando mi chiamano vengo in diretta. Chiamano dall'alto, ovviamente. E vediamo per questo ariete. Allora, l'ariete cosa deve fare? Credere in sé. Strano, no? Con la luna di Mare. Credere in sé ed avere veramente il coraggio di camminare su nuove strade che gli stanno aprendo davanti, avere il coraggio di aprire nuovi varchi, di scoprire quel sentiero dove porta, senza tanto chiedersi perché, per come, di tornare ad avere il coraggio di manifestare qualcosa di assolutamente nuovo nel mondo. Basta fare sempre le solite cose, basta avere paura di stare sempre nella voi credete che sia una comodità, ma effettivamente è una scomodità che voi avete, Arieti, perché rimanete sempre poi alla fine nella solita minestrina. Invece ora che voi riusciate a fare qualcosa di assolutamente diverso, vi portate assolutamente fuori e che veramente incominciate a manifestare ciò che è lì, che è già pronto, voi sapete che volete portare. Ciao Paola, benvenuta. Perché tutta la vostra conoscenza è semplicemente lì, pronta per voi, dovete semplicemente avere il coraggio di, ehm, di ammorbidirvi, proprio il coraggio di essere più leggeri, di essere più morbidi e di credere, credere, credere. Io credo ci sono, credo in me e non mi interessa assolutamente se piaccio o non piaccio, sono così, quindi va bene così. Ok, andiamo a vedere i messaggi ci sono per i nostri aretini. Come è andata l'entrata della Luna in Lion? Io tante cose stanotte, un passaggio bellissima, liberazione infinita, queste cose sono chiarite, bellissime, bellissime, ci posso volare. Guarda, avete una grandissima riuscita, sei riuscita a stare nella leggerezza e non nella pesantezza, quindi alleggeritevi e vedete che è tutto a vostra disposizione, smettete di piangere, di lamentarvi che le cose non vanno bene, ok? È come se voi avete una grande depressione, un grande abbattimento, ma siete soltanto voi che lo state manifestando e lasciate andare quelle gelosie, rimettetevi in contatto con quel bimbo dentro di voi che ha veramente tanta voglia, quell'ingenuità, quell'abbraccio e dire dai, andiamo a giocare ora, non pensare a non essere triste e non sentitevi legati, non fatevi portare giù da persone che pensate che possono essere contro di voi, ma fate la vostra strada perché l'abbondanza è assolutamente a vostra portata. Quindi tutto quello che è successo, poi vi verrà tristato, i rimpianti, lasciateli dove sono e invece andate oltre perché c'è una grande riuscita proprio per voi, assolutamente a vostra disposizione. Vediamo i helpers per i nostri cari Aries. La meravigliosa Iside. Wow, qualcuno che conosco sa bene cosa vuol dire Iside, la grande madre, quindi la manifestazione dell'amore in tutti i sensi. Iside perdona, Iside apre le porte, non c'è più bisogno di chiudersi, ma lasciamo che le porte siano aperte e lasciamo all'amore la possibilità di poter entrare in ogni luogo e di manifestare veramente dentro tutto quello che si sta manifestando. Non blocchiamolo l'amore, lasciamo che l'amore veramente possa passare in ogni dove. E guardate un po' che cosa c'è. Diventare sovrano della vostra vita, tramite questo grande amore che portate nella vostra vita.
con la dea Iside. Voi diventerete i sovrani della vostra vita, Arieti. Solo in questo momento, se voi portate amore dentro la vostra vita, lo lasciate entrare ovunque, smettete di avere paura, allora in quel momento ci sarà veramente quel cambio che tanto state aspettando, che tanto vi state lamentando che non arriva, ma solo perché voi non lo permettete. Quindi, buona luna nuova in Leone. Toro, dan 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 dan. Miei cari amici Toro, vediamo un po' questa luna in Leone che cosa porta per il Toro. Il Toro deve guardare un po' le cose in un altro modo, deve proprio cambiare modo di vedere le cose e deve smettere di rimanere in questa esteriorità. C'è bisogno in questo momento di andare all'esterno, di andare dentro e di non avere paura di che cosa dobbiamo andare a scoprire, ma è il momento di scoprire quella pentola e vedere veramente cosa sta nascondendo in fondo e tirarlo fuori, perché sicuramente è qualcosa che vi serve nella vostra vita di tutti i giorni. Toro, coraggio, coraggio proprio di scoprirvi e di guardate cosa è meraviglioso, di andare in contatto con quell'amore profondo verso di noi, di andare in contatto con quel perdono verso di voi, cioè perdonate e andate oltre e voi di andare oltre e iniziate a datevi il permesso di poter cambiare strada e andare veramente se state comodi. Ricordate questa luna molto sto comoda nella mia poltrona e mi guardo e mi accetto e mi amo e mi perdono e tutto. C'è proprio Toro da portare un'armonia nuova proprio dentro di voi e di incominciare proprio una ricerca di capire che cosa è veramente che volete nella vostra vita. Smettete di raccontarvi la favola di Pinocchio, ma è il momento veramente di guardare che cosa volete e non date la colpa esterna, date, cioè veramente guardatevi e sentitevi e confessatevi che cosa vi fa felici. Smettete di raccontarvi le cose. È il momento di stare dove? Sotto la luce del sole, ok? La luce di Ra, di Ra, di Ra. D'altronde vi parlo della casa di Ra, quindi e vediamo che messaggi sono per i rimpianti. Invece di fare questi rimpianti, guardate, c'è qualcosa di nuovo che sta bussando alla vostra porta. Quindi cominciate a fare attenzione a cosa c'è. Guardate un po'. C'è veramente l'amore che bussa alla vostra porta, ma l'amore anche proprio per voi. E vi troverete insieme a delle persone dove sarete veramente molto molto bene. Però smettete veramente di fare, siete voi che vi chiudete, tirate indietro, poi andate avanti, poi andate avanti, poi andate indietro e mandate quel messaggio d'amore che volete mandare e smettete di aspettare, 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 ma è il momento di agire. C'è proprio un messaggio, un incontro che è assolutamente da fare, Toro, con una grandissima riuscita. È tempo veramente di uscire allo scoperto in questo momento e proprio per voi c'è proprio una novità e c'è l'armonia che è a vostra disposizione. Quindi invece di stare chiusi, cominciare a aspettare e deve fare lui, deve fare lei, deve fare questo, fate, agite per quello che è importante per voi. Non abbiate paura di fare il primo passo, non abbiate paura di mostrarvi e passate da un grande, grande apertura. Io poi sono del Toro, la mia amata secca, guarda un po', col leone ci sta tutta. La dea leonessa che dice c'è solo una verità, che è la vostra, ma quella verità va perseguita con tutto voi stessi. Bisogna decidere una linea, essere fedeli a quella linea, essere fedeli a veramente voi. Quindi siate fieri delle vostre decisioni, siate fieri di ciò che volete portare nella vostra vita,
volete, volete manifestare. Non importa, siete gli unici al mondo che fate quella cosa, anzi, finalmente siete gli unici al mondo che fate qualcosa e vi permettete di farla. E guardate un po' dove vi porta la Dea Secret, a una guarigione, una totale guarigione. Siete proprio, fidandovi di voi, fidandovi della vostra parola, fidandovi di tutto voi, siete proprio nel vostro cielo, portate quella grandissima guarigione. Quindi, toro, buon lavoro. I nostri gemellini, gemelli, la luna, il leone, andiamo per i gemelli, chiacchierini, chiacchierini, cosa ci c'è una strada veramente molto potente, molto veloce per aprire il vostro cuore, come se fosse arrivata la chiave magica o la parola abracadabra per far aprire quel cuore e proprio come se si aprisse boom, un portone enorme, no? Credere in voi, riconoscere, mettervi sotto la luce del sole senza avere paura, rimanere ad attendere che le cose si formino e respirare in questo canale veramente di luce tra il cielo e la terra. E davanti a voi si apriranno moltissime strade, c'è una chiamata che arriva proprio per voi, che è veramente molto importante e molto potente, quindi dovete assolutamente seguire. Abbiate il coraggio veramente di manifestare, di riportare quell'equilibrio. Avete il coraggio di manifestare quello che volete fare nella vostra vita, di uscire dalle solite cose e ehm, di usare, quell'eleganza che comunque è anche a vostra disposizione, ehm, che vi porta anche a essere molto regali. Quindi siate regali nel vostro coraggio. Non è che vi dovete buttare, vi dovete sbragare, anzi dovete fare questa cosa una grande proprio onore verso chi siete. E messaggini, messaggi, ci sono quelli gemelli. Guarda, per i gemelli c'è una grande allegria, troverete saranno delle persone dove proprio vi divertirete, ragazzi, divertitevi, enjoy, enjoy, enjoy. In questo momento di questa luna in leone, veramente siate voi stessi e veramente divertitevi, ok? Nel vero senso della parola. Guardate, c'è proprio una riuscita a livello proprio di denaro, c'è proprio l'incontro tra delle persone e ci sono progetti, non soltanto divertimento a livello di amicizie, adesso che è il momento dell'estate, delle vacanze, eccetera, ma c'è proprio una progettazione per qualcosa che dovete fare che inizierà veramente a manifestarsi. C'è qualche piccolo ostacolo che dovete superare, ma ce la fate tranquillamente, ma non diventate i vostri nemici, per favore, lasciate aperte le strade, perché c'è proprio un cambio nel modo di amarvi e lascerete andare veramente quella diffidenza che avete verso voi stessi e troverete veramente quell'armonia che tanto state cercando, che è lì pronta, soprattutto per amare voi, che è la prima cosa importante. Torno a casa, torno a casa da me. Ok? Minuti. Guarda, la mia amata Sfinge, il grande messaggero della fascia. E questa è proprio una grandissima, ehm, come se vi dovessero arrivare veramente dei grandi messaggi, ma viene anche da dirvi
e ci sarà come un grande grounding per voi, cioè vi ricollegherete con la madre terra e da lì riceverete veramente un nutrimento che vi mancava nella vostra vita. Vediamo poi adesso vedete. 2. Oppa, oppa, oppa! Gemellini, guardate un po'. L'orfano, quindi basta di sentirvi orfani, qui c'è bisogno di fare un cambio. C'è un cambiamento radicale con Urane, sapete che Urano è collegato con questa luna, niente Maria Teresa, e c'è proprio bisogno di accogliervi e smettere di sentirvi orfani, perché è proprio il momento di basta, mi accolgo, mi amo, io non sono più orfana, perché sono tornata a casa, sto tornando a casa che dentro di me, quello che sento nel mio cuore. E quindi vedete un po' che cosa vi dice la Sfinge, collegati con la grande madre terra, senti il grande nutrimento, accetta quel nutrimento per poter lasciare andare quell'abbandono, quel sentirti da solo, fare quel cambio repentino che poi ti porterà a essere esattamente dove devi essere. Bene, grazie Gemel, grazie Gemel. Cancro, i nostri cancrettini. Questa luna in leone, cosa eviterà mai? Cancro, le strade sono aperte per manifestare, per fare, no, non tanto manifestare, per fare una creazione. È il momento di creare qualcosa e di iniziare veramente a camminare per questo qualcosa che veramente volete portare nella vostra vita. Quindi è proprio il momento, Cancro, di, eh, di darvi quel movimento, ok? Allora, cancro, qui c'è bisogno di portare un grande amore con la creazione che volete portare. Qui dovete crederci, dovete essere sicuri, non dovete avere paura di mostrarvi, perché proprio è una chiamata della vostra anima che vi chiede di andare verso quel percorso e vi chiede di guardare bene cosa dovete portarvi dietro. Forse nulla, perché dovete scoprire che è dentro di voi. Scoprire che cosa? Che dovete affidarvi, quello che vi dico sempre, credi in te. E quindi c'è proprio un grande affidamento per fare in modo che possa ricrearsi veramente quella fiducia che avete e che date veramente all'universo e alla vostra anima che vi guida, vi viene a dire la vostra anima che vi guida davanti. E la chiave è, come dire, il timone perché possa veramente farvi fare un nuovo inizio e quella strada sarà una strada che per voi sarà conosciuta, non è una strada nuova, è una strada dove voi vi troverete assolutamente in armonia, assolutamente comodissimi. Ok? Vediamo un po' quali altri messaggi ci sono per il cancro. Mio caro Paolo, c'è un change anche in amore. Mi viene da dire, c'è un cambio nel modo di amare. Cambia modo di amare. Prova veramente ad amarti con tutto te stesso, senza nessuna paura, perché le cose cambiano. C'è proprio, guardate, una leggerezza, un cambiamento in amore. C'è proprio qualcosa che arriva per voi e dovete lasciare andare quel giudizio, quella paura che avete, perché è tutto lì pronto, perché tutti i ricongiungimenti, come se ci fosse un riallineamento nel vostro essere con veramente la parola amore. E secondo me ci sono anche degli incontri molto molto interessanti per il prossimo mese e c'è un cambiamento, veramente. Scoprirete delle cose che sono nascoste e scoprirete anche che cosa c'era che vi teneva bloccati e non vi faceva andare avanti. Quindi sarà un segreto che verrà portato alla luce.
gli aiuti per i nostri cancro. Io amato Osiris, quindi cancro, rigenerazione, trovate un momento, poi fatevi qualche giorno di vacanza proprio facendo solo con degli esercizi di rigenerazione, delle pulizie dentro di voi, riallineatevi, che è molto importante proprio che riscoprate il scavo, ritornate a tirare fuori quella luce che è dentro di voi. Se non potete andare via, fatelo a casa, non importa, ma datevi la possibilità veramente di poterlo fare, ok? Con le carte del sole e della luna, udite, udite, umiliazione, quindi cancro. Quell'umiliazione che tanto sentivi dentro di te va veramente rigenerato con un grande amore dentro di te. E in quell'umiliazione c'è veramente un diamante molto importante, che sei tu, sono le tue qualità, quello che tu devi portare in questo momento nella tua vita. Quindi scopri quel diamante, portalo nel tuo petto e lascia che quello sia il cristallo che ti guida per questa nuova vita. Grazie. Leoncini, Luna 9 Leo, 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 come state? Vediamo un po' per i Lions. Lions, qui c'è bisogno di fare una grande riequilibrio, una grande rimessa a posto nella casa e c'è bisogno che voi siate proprio centrati tra il cielo e la terra, vi fermate un attimo e aspettate che le cose si fermino. Invece di agire sempre prima del tempo, aspettate, ok? Guardate, di nuovo mi dice che c'è bisogno di portare armonia, c'è bisogno di portare equilibrio, soprattutto l'equilibrio, miei cari leoni, è da portare nel vostro cuore, c'è bisogno di perdonarvi, di credere in voi, credere in quello che si sta muovendo nella vostra vita. C'è proprio una chiamata che vi porta ad aprire delle nuove strade. Qualunque sia la strada che prenderete, sarà una strada perfetta per voi. Ok? Quindi non preoccupatevi di sbagliare, scegliete dal cuore, ma state tranquilli. E anche per voi ci credete voi veramente. Accettate quella sfida, quella chiamata che sta arrivando e cercate di non essere prigionieri di nulla, ma di lasciare andare tutte quelle corde per potervi tornata, ovviamente è stato un attimo di blackout, non era la luce, era proprio la linea stavolta. E che altri messaggi sono? Leone, smettete di tormentarvi, Leone, basta con i tormenti, basta. Andate oltre, è tempo di credere, è tempo di sorrisi, è tempo di stare comodi. C'è una grande leggerezza che arriva proprio per voi con la riuscita, quindi se lasciate andare, permettete quel cambio è veramente molto importante. E, e smettete di nascondervi dietro un dito, ok? E non voler far vedere i vostri sentimenti. È il momento di comunicare i vostri sentimenti, sempre dal vostro cuore, quindi comunicate, ok? Perché avete veramente anche in amore una grande riuscita e anche con delle persone vi troverete molto bene. Quindi provate a lasciare che il vostro cuore sia quello che comunica, invece di tenerlo sempre sotto pressione. Mm?
Leoncini, questa luna nuova in Lion. Ah, My Love Anubis, mm, grande maestro del cuore, vedete, proprio è riportate luce nei vostri cuori, arrendetevi all'amore, assolutamente, Leone. Non potete più nascondervi, fare finta di niente, fare finta che non esista. Dovete credere e arrendervi. Ed essere più leggeri. Arrendetevi, siate come l'aria, più leggere, respirate. Lasciate andare, lasciate che le cose si possano manifestare come sono e poi guardatele e riconoscerete che sono così, sono perfette per voi. Non so che volete intestarle e volete dei problemi diversi, no? Sono perfette così come sono ora, ok? E grazie Leone, buona luna. E ora Verginelle, le mie Verginelle. Andiamo con la Vergine, l'unione, cosa ci dice? Vergine, anche voi dovete cambiare un modo di vedere, ma in voi dovete cambiare il modo di vedere la vostra anima. È come se voi metteste dei vestiti alla vostra anima che non le vanno per nulla bene. La vostra anima vuole essere assolutamente libera, quindi lasciatele, osservatela, osservate come si muove, osservate che cosa c'è che si sta manifestando e guardate da tutti i punti di vista, vedrete che cambierete il modo di vedere. C'è proprio per leggere una ricerca, per riportare quell'armonia che hanno perso e per ritrovare quella visione, come se voi per un attimo aveste perso veramente dove dovete andare, siete girati un attimo e la ritrovate, e puntate lì, dovete portare quell'armonia, riportate quell'armonia nelle basi affinché voi possiate raggiungere quel sogno che tanto è desiderato, quel cambiamento che la vostra anima vi sta chiedendo, sta dicendo è ora di cambiare, è ora di andare oltre, è ora di percorrere questa nuova strada in un modo completamente diverso. E nel momento che voi deciderete, le cose saranno così veloci che non ve ne renderete nemmeno conto. Ok? Qui, Gine, guardate, c'è un cambiamento proprio a casa vostra, Vergini. Ops, quindi attenzione. Voi avete sempre dei piani, però c'è veramente una grande uscita per voi, c'è veramente un grandissimo cambiamento, quindi date proprio la possibilità affinché quel cambio si manifesti senza doverlo spingere, senza dover muovere delle cose affinché poi si possano avvenire. Ciao Elga, benvenuta. Non rattristatevi, ma anzi lasciate veramente andare, troverete proprio dell'abbondanza, nell'avere veramente tutte le cose che cercate veramente attorno a voi. C'è proprio un cambio per una riuscita, capite? A casa vostra, cioè tutto quello che avete sofferto fino ad oggi, tutto quello che è stato fino ad oggi. Adesso è proprio il momento veramente che voi possiate andare verso quella grande, grandissima riuscita. Quindi permettetelo, siete solo voi che lo potete permettere. Mm? Avanti, Vergine, che ce la fate. Credo in voi, credo in voi. E Virginia lo sanno. Guardate, misteri.
proprio perché ci sono dei segreti che bisogna scoprire e semplicemente portare armonia in tutti questi segreti, vedete. E guardate c'è proprio, le 2 sorelle, Isis e Nephthys, che cantano, e il Ibis che vola proprio per portare aria, Ra che splende nel cielo, c'è il sole e la luna, quindi c'è tutto veramente presente. Quindi è ora che i misteri vengano veramente riscoperti e portati alla luce, ma portati proprio in una semplicità unica, quindi niente di complicato da fare. Proprio lasciatevi andare, lasciatevi portare dalla vostra anima. La vostra anima vi porterà. Ciao Angela Vinci, guardate, perché? Perché ritrovare quei segreti vi porterà a fissare veramente la nuova meta, cioè cambiare la strada e decidere di andare verso qualcosa che è nuovo per voi, che di solito non vi permettete di andare. Quindi è come se dovessi scoprire, come se dovessi scoprire un coperchio, no? Qualcosa che sembrava nascosto, che era lì, è lì che vi aspettava e è come se quando esce proprio un fiore che alla mattina è completamente fiorito. Cara Leoncina Ross, buona luna in leone e sono contenta che ci sei, benvenuta e buona luna nuova ai miei cari leoncini. No, i miei cari verginelli, scusate, visto la Ross che è un leone, quindi mi sono persa. Quindi vergini, permettetevi veramente questo momento. E ora la mie care Libra. Libra, Libra. Libra. È ora di portare armonia, è ora di ascoltare quell'anima che vi continua a parlare e voi fate un pochino l'ignoro, non ascoltate, ma lei continua poi parla più forte e vi fa probabilmente anche inciampare, vi fa un po' arrabbiare perché le cose non sono come voi volete, perché voi la dovete ascoltare. C'è una grandissima armonia che dovete portare, mie care bilancine. E con una chiamata della vostra anima, la vostra anima vi sta chiamando, ehi Libra, dove sei? Avanti, andiamo, perché è il momento proprio di affidarsi completamente, il momento di smettere di fare sempre piacere a tutti, ma cercare il vostro piacere. E c'è un cambio Libra, un cambio veramente potente, dovete credere, credere, credere in voi stessi e portare all'interno di quel credere in me una grande pace, una grande armonia. Non mi devo agitare perché sento, vedo e la penso diversamente da prima. Semplicemente mi accetto e porto veramente quel grande respiro dentro di me, nella mia vita. Altri messaggi ci sono per voi. Guardate, voi siete al centro, tutte a disposizione, ma vi fate una guerra allucinante, mamma mia, proprio sento la testa mi gira, no? Da tutto quello che ci volete mettere dentro. Quindi, relax, relax, proprio. Avete tutto dentro, c'è la riuscita a vostra portata. Quindi quando arriva questo pensiero di bloccare, che c'è qualcuno che contro, lasciatelo andare e fidatevi di chi siete, ok? E non tenetevi sempre in prigione, lasciatevi liberi di essere chi siete, ok? Perché avete veramente un cambiamento che sarà per voi devastante perché ovviamente non siete molto consoni con i cambi forti, ma poi capirete che è esattamente il cambio che vi serve in questo momento per uscire da quella linea che avete fatto che
sempre molto rigida. Mm? Chi vi aiuterà questo mese a fare bilancine? Anche voi quindi guardate, non a caso, il maestro del cuore diviene il vostro soccorso affinché voi possiate portare veramente quella luce nei vostri cuori, rigenerandovi e pensando a questo viaggio meraviglioso dell'anima, questo viaggio eterno e che non finisce mai. E questa è solo una piccola particella, tutto il percorso che la nostra anima sta facendo. No? Quindi aiutatela a fare questo percorso che tanto ha voluto fare, arrivando qua, vicino in un corpo, essendo qui ora, no? Un po' più il mago, perché voi avete l'alchimia che potete rigenerare, quindi è proprio il momento di usare la vostra magia, la vostra bacchetta magica per tutto quello che dovete portare a manifestare nella vostra vita. E ora chi c'è, chi c'è, chi c'è? Il mio caro Scorpione. Scorpio, Scorpio. Pronti? Riposti via. Vediamo il Scorpione, questa luna in Leone. Lo Scorpione proprio deve passare tramite un grande perdono verso se stesso, un grande amore, stare proprio nel miele, nella melassa proprio e portare quella grande armonia dentro di sé. C'è proprio bisogno di tornare a stare in pace dentro tutto quello che esiste dentro di voi. Proprio perché questo mese voi troverete veramente quelli che sono i vostri doni, quelle che sono le vostre qualità, quello che vi riesce meglio, proprio con una grande semplicità, portando eh, una grande armonia. Con l'armonia ritroverete proprio la strada. Sì, ritroverete la strada che avete perso un po' e credendo veramente in voi stessi e cambiando assolutamente strada. Perché voi scorpioni siete già su una strada completamente nuova e non ve ne siete molti che non se ne sono ancora resi conto, no? Ma vi rendete conto di questa luna in leone e vi renderete conto di quanto state camminando verso quella vostra strada proprio portando avanti ciò che credete e veramente portando quella conoscenza che avete qui ora, sentendo la vostra disposizione e mettendo a disposizione poi di tanti altri. Sì, vediamo quali messaggi ci sono per me. Scorpio. Scorpione, amore, una riuscita anche in amore. Quindi attenzione, attenzione. Udite, udite. Guardate, non abbattetevi perché il vostro bimbo è lì per voi per mostrarvi qual è la strada. E la strada non è quella di perdita, vi sembra di perdere, ma voi avete un cambiamento e avete una grande riuscita. Non c'è nulla che perdete, tutto è a vostra disposizione. Avete proprio una grandissima armonia dentro di voi. Se smettete proprio di sentire che siete voi che state facendovi la guerra e lasciate andare qualche discussione che può essere avvenuta e rimanete veramente chi siete. Portate dentro di voi quell'amore verso voi stessi, verso le persone che lavorano con voi, e portate armonia nelle vostre basi affinché le vostre basi possano ricevere veramente quel nutrimento che serve per poter brillare, no? Come un fiore che esce. Lo scorpione è tanta roba, Mister Tenebra, che siamo i migliori del mondo.
Guardate un po', l'alchimia, e voi siete bravissimi scorpioni nell'alchimia, portare l'alchimia nella vostra vita, come se in questo momento, questo percorso vi fa prendere tante pozioni che dovete portare nella vostra vita affinché tutto possa ricominciare e possa riallinearsi esattamente come voi lo desiderate. Adesso vedere una. Cercatore, quindi la comprensione, il comprendere veramente qualcosa che è completamente nuovo, quella grande madre che viene verso di voi, grande madre che vi accoglie, non vi ha mai abbandonato, quindi sentitevi a casa, anche se siete fermi, sentitevi a casa e lasciate che si manifestino le cose, che sono tutte a vostra disposizione. Grazie Scorpione, il Lion, e ora i miei amati Sagittari, amatissimi Sagittari. Sapete che ho tanti aspetti Sagittario, quindi sono molto legata anche a questo segno. Facciamo un grande respiro e vediamo cosa questa luna vuol dire al Sagittario. Sagittario riporta giù le basi, c'è un grande cambiamento per te in questo mese della luna in Leone, un cambio molto profondo. Dovete rimanere, non perdere il centro mai, Sagittario, e veramente credere in ciò che avete in mano, cioè ciò che potete veramente portare nella vostra vita, nella vita di tutti quelli che sono vicino a voi, proprio camminando una strada nuova, una grande leggerezza, facendo quel cambiamento che vi porta a dove? Quel cambiamento che vi porta a credere nella vostra verità, in chi siete, quello che arriva, l'intuizione che avete dentro, quell'attimo in cui sapete esattamente cosa volete fare e come lo volete fare, ok? C'è proprio il manifesto, ciò che porto nella mia vita, sono assolutamente al centro, è quella chiamata che mi è arrivata, mi ha portato veramente dove io voglio essere e non mi vergogno di ciò che penso, perché è quello che sono. Questa nuova, io vediamo i aiuti, aiuti per i sagittari. Sagittario anche per voi la Sfinge, quindi il grande maestro della cascia da cui potete attingere per avere tutte le informazioni che desiderate, che sono in questo momento, come vi ho detto, a vostra disposizione, quindi sia aperto per poter aprire e ricevere quelle informazioni. Vediamo un po'. Saturno. Perché? Perché voi dovete prendere la responsabilità di chi siete oggi, qui e ora, non di chi state dimostrando di essere. Semplicemente io sono questo e quindi lo posso mostrare. E va benissimo così. Non mi arrabbio perché potevo fare di più, potevo essere di più. In questo momento questo è quello che, come dire, passa il convento. Poi verranno tempi migliori. Stesso Sagittario, buona luna nuova. E Capricorno, non ci sono mica dei Capricorni. Cosa dici? Saltiamo il Capricorno? Eccoci qua. Vediamo un po' il Capricorno. Capricorno, di aprire il cuore, di amarsi e di portare quell'armonia dentro quel cuore che è un po' da una parte gonfio e da una parte dissecchito. E lasciamo che l'amore possa veramente
curarlo in tutte le sue parti, ok? Il corpo, no? E guarda, dovete rimanere assolutamente al centro, come ho detto prima, e andare a tirare fuori veramente quella vostra luce che state tenendo nascosta e mostrarla, portarla nel mondo, proprio per mostrare chi siete, assolutamente. C'è una grande ricerca veramente, Capricorni, e una ricerca proprio che vi porta assolutamente a, ad affidarvi e lasciarvi portare esattamente dove dovete essere. Non fatevi troppe domande in questo momento, riposatevi, cambiate strada e lasciatevi veramente, lasciatevi essere, lasciatevi portare, lasciatevi volare. Vi renderete conto che dopo aprirete gli occhi e vedrete dove siete. Ok? Vediamo un po'. Sagittario. Sagittario, credete e smettete di tormentarvi, perché la riuscita è lì per voi, quindi lasciate andare tutto quello che è stato, provate a stare qui ora con quello che c'è in questo momento, c'è una grande riuscita, vi divertirete insieme a delle persone e veramente c'è proprio quello, arriva proprio quello che volete, anche se ogni tanto arriva quell'ombra, passa davanti, no? Perché Lilith è con noi, ok? E qua intorno a noi questa lunazione, però guardatela e accettate quell'ombra, no? Guardate cosa c'è, che cosa vi vuole dire, che cosa state accettando di voi, no? E lasciate stare se ci sono delle scaramucce a casa, se le cose non vanno come dovrebbero andare o meno, ma proprio non partecipate alle guerre, provate a passarci sopra per un attimo e a cambiare veramente il modo di vedere, ok? E portate veramente armonia, portate amore anche alle persone che vi sembrano dei nemici. E non importa fare la guerra, tanto si autoeliminano da soli. Fidatevi. Aiuti, aiuti, aiuti. Wow, guardate, Sagittario, Sotis, la stella Sirio che è tornata a brillare in cielo. Proprio è la grande illuminazione, se portassi una grande illuminazione, probabilmente vi arriveranno le meditazioni, le pratiche spirituali che farete, i momenti in cui vi darete il permesso un attimino di connettervi a voi, ritroverete veramente quel sole che è dentro di voi, che comincerà a irradiare quel cristallo, come vi dico sempre, che inizia a irradiare quella luce e la spande ovunque nel mondo della vostra vita. Quindi lasciate semplicemente, rimanete lì in quella luce e non fate nulla. Lasciate che quella luce, quell'amore possa veramente cambiare quello che è in ombra, cambiare alcuni angoli che vi siete dimenticati di illuminare. E forse lì ci avete veramente lasciato qualcosa di molto importante che ora vi serve proprio per andare avanti con questa luna, fare quel cambio che la luna richiede. E guardate un po', questa cosa. Sotis e il mio Jupiter, il mio Giove. Cosa volete di più di così? Illuminazione totale, totale illuminazione. Totale illuminazione. Scusate per i Capricorni, no? Per i Sagittari. Scusate, ma il canale è veramente molto aperto, quindi non seguo esattamente ciò che è il segno, ma cercate di sentire quello che è per voi. Tanto come sapete, noi abbiamo tutti i segni zodiacali dentro, quindi i messaggi che vengono comunicati, diciamo, in queste mie visioni, previsioni, chiamato,
cui vi stanno portando a fare questo viaggio, mi sembra di fluttuare veramente nel blu profondo, probabilmente c'è un messaggio per ognuno di voi, quindi provate a scoprire qual è il vostro messaggio. Questa luna in leone proprio mi sta dicendo questo. Scoprite in questo mio live qual è il vostro messaggio, quindi sì, ascoltate il segno, ascoltate la luna, ascoltate l'ascendente, ma poi sentite qual è il messaggio che vi arriva, che è veramente il vostro. Non importa quale sia il segno, ok? Acquario. L'acquario deve proprio mollare e credere, affidarsi totalmente per fare veramente un cambio di strada, okay, un cambio di posizione. E c'è proprio una strada che parte bella veloce per fare una manifestazione che state aspettando da tempo. Quella manifestazione arriverà solo se mettete in contatto col vostro cuore, se vi permettete, se vi date la possibilità veramente di essere al centro del mondo e di avere tutto qui. Non importa cosa volete portare, la manifestazione va portata veramente nel qui e ora e c'è veramente un aprire come nuove strade che si manifestano davanti a voi. C'è proprio questo cambiamento, come se vi prendessero e vi teletrasportassero su una nuova, nuovissima strada. Voi vi trovate e dite: "Ma cosa ci faccio qui? Come ci sono arrivato?" Ma perché è ora ed è quello il posto vostro, okay? Ecco qua per l'acquario. La riuscita arriva nonostante voi ogni tanto vi sentite legato, non c'è nessuno che vi tiene, non c'è nessuno che vi ha legato, semplicemente è una roba vostra del passato che non c'è nemmeno più e avete proprio una grande riuscita verso di voi. Dovete smettere solo di pensare al passato, pensare ai rimpianti, pensare che le cose potevano essere fatte in un altro modo, tanto ormai non si torna più indietro. Ehm, e invece di, farvi caracchiri, guardate invece che riuscita bella e meravigliosa c'è a casa vostra, okay, e ci sarà anche un incontro con una persona anche altolocata, molto importante, che, ti aiuterà anche con dei consigli probabilmente legali, legati ad alcune cose da poter risolvere. Guarda, vediamo quali sono gli aiuti. Guardate. L'aiuto è il fuoco, l'elemento del deserto, quindi riaccendete quel fuoco che è dentro di voi, fate in modo veramente che quel fuoco possa ritornare a bruciare e a riaccendersi, mi viene da dire soprattutto. Quindi connessione con l'elemento fire. Scongeliamo gli acquari. E guardate un po', questo deserto, questo fuoco porterà che cosa? Una grande guarigione, porterà che quella ferita che tanto avete, che è lì, proprio possa veramente far uscire tutto quello che possa manifestarsi, possa guarire. Portiamo guarigione sulle nostre radici, dentro chi siamo, permettiamoci di andare oltre. Grazie acquari e Luna. E ora i miei pesciolini, fish, sono dentro le mie pescioline. Cosa ci sarà mai per le mie pescioline? Guardate, pescioline, c'è una bella chiamata per iniziare a portare veramente luce, in luce ciò che volete. Portatevi dietro, alleggeritevi, portatevi dietro solo quello che è per voi. Ok? C'è veramente una grande ricerca, con un grande ribilanciamento di tutto e c'è proprio un ritornare veramente all'essenza, ritornare che cosa è importante.
importante. Quindi per questo ci sarà proprio un allenamento, un stare fermi, un sentire molto profondo. E viene richiesto il coraggio di amare veramente anche tutti quei dolori che la vostra anima ha dentro di sé, tutti quei dolori che la vostra anima ha subito e che forse si stanno aprendo, forse vi state ritrovando in ogni momento della vostra giornata. Ciao Lauretta, ehm, state come riaprendo dei ricordi, quindi eh, ascoltatevi e lasciateli andare semplicemente. Pesci, vediamo un po' questa luna, guardate, c'è proprio un cambio veramente nel modo di amare, come un riallineamento, viene proprio da dire un riallineamento della vostra bussola, no? E vi renderete conto che tanto vi lamentate, però quel cambio era assolutamente importante. E proprio ci sarà una donna che vi porterà in quel cambiamento e cioè, ci saranno anche delle cose che sono difficili per voi, difficili perché pensate che le persone sono contro di voi, e pensate che c'è qualcosa da risolvere, ma tutto questo male che voi pensate che sta uscendo esce semplicemente perché c'è bisogno di fare una bella pulizia ed arriva veramente una grande riuscita anche a livello di soldi e anche vi viene da dire in amore. Cioè, c'è come se voi doveste passare in mezzo a un tunnel in cui vedete tante cose che non vanno per nulla bene, ma tutto questo è per passare al livello superiore dove le cose invece funzionano. Quindi, per favore, credete, per favore, non abbiate paura, ma andate veramente oltre. Ok? E vediamo gli aiuti per i nostri pisciolini. Anche per voi Annalisa. Una grandissima, proprio dovete arrendervi, arrendetevi a mettere a posto tutte quelle funzioni che ci sono dentro quel cuore che sta veramente soffrendo moltissimo e rigeneratevi. Ciao Annina, welcome, welcome. Sì, un passaggione. Grazie che ti gratto, voglio bene. E guardate un po', cercate di essere leggiadri, arrendetevi. Vedete cosa fanno questa? Si mette a testa, i piedi su e la testa in giù. Mi arrendo all'amore, lascio che l'amore e il cuore si riempie e divento più leggera, divento come una farfalla e lascio proprio di volare, di muovermi veramente leggermente, di non appesantirmi, di guardare le cose non come se tutto capitasse a me perché è qualcosa di che devo una punizione divina, che non esiste la punizione divina, ricordatevela, ma fidatevi veramente di voi e lasciatevi respirare, lasciatevi volare, pensate di essere delle meravigliose farfalle pesciolini con tanti colori e volate di fiore in fiore, finché non trovate il fiore dove state voi. Grazie mille, grazie pescioline. E sì, esatto, perché ti creato non è leggero, leggero, non è proprio, devi imparare a essere, ma ce la puoi fare. Ce la possiamo fare tutti. Quindi a tutti auguro questa buona leone veramente poter volare verso il sole e di poterci lasciare scaldare col cuore che a volte è un po' congelato, le spallucce che sono un pochino ristrette, ma proprio aprire tutto il nostro sterno, stare comodi e dire sono qua e merito la luce del sole e guardandomi vedo quanto sono belle, quanto è bella, quanto è grande la mia bellezza e non ho paura che l'amore entri nella mia vita, ma lascio e mi mostro esattamente chi sono, lascio
che questa guarigione, questo amore possa veramente passare ovunque e ricreo la mia vita, quello che veramente voglio portare, quello che veramente voglio essere. Avrei tante cose perché adesso stanno parlando tanto, avrei tante cose da dirvi, ma vi lascio. Grazie di avermi ascoltato, grazie di seguirmi, vi voglio un mondo di bene dalla mia amata Luxor e vi aspetto tutti qua, prima o poi. Buona luna in Leone e ciao a tutti, alla prossima. Buonanotte.